Ciao e benvenuti sul mio canale. Sono tornato, questo è il mio primo video dell'anno nuovo. Tutti i video che avete visto fino adesso li ho girati più o meno verso il 19 novembre. Oggi è il 16 di gennaio e è il mio primo video dell'anno nuovo. Cominciamo subito con questi due brufoli, ma vabbè. E oggi ho anche uno spettacolo drag e mi trucco un po' prima e cerco di fare due video in drag, che sapete che non è proprio il massimo per me, ma voglio provare, e poi usciranno un po' più in là. Oggi parleremo di come è andato il mio Natale, il mio Capodanno e del perché, come alcuni di voi sanno, sono tornato in Italia di nuovo. Cioè, ho fatto Natale a Bologna, Capodanno a Malaga e poi sono tornato ieri da 5 giorni in Italia inaspettati e vi racconterò tutto. Preparatevi per ridere, preparatevi per piangere. Non so neanche da dove cominciare, ma prima di cominciare per favore mettete un like e iscrivetevi e anche lasciatemi un commento su come è andato il vostro Natale e Capodanno e su cosa ne pensate di quello che è successo a me. Siete pronti a mettervi le mani nei capelli? E se non avete i capelli mettetevi le mani dove volete, perché ce ne sarà bisogno. Allora, avevo già fatto a novembre ho girato il video su il bilancio del 2024 e mi sono detto speriamo che non succeda niente da novembre a dicembre da raccontare, e invece qualcosa è successo, ma ne parliamo un po' dopo. Allora, le mie vacanze di Natale sono andate bene. Io sono andato in Italia dal 16 di dicembre al 28 di dicembre. Mia mamma è un'insegnante, quindi lei è a casa dal 24 di dicembre fino al 7 di gennaio e di solito io voglio stare con lei le 2 settimane piene. Però, come ho già detto nel mio video del Capodanno che vi metto qui, io non sopporto passare il Capodanno a Bologna perché i miei amici di infanzia sono molto smorti e mi fa arrabbiare stare in casa. Quindi questo è il terzo anno che vado via e sono andato in Spagna, sono andato a Torremolinos, che è un piccolo paesino molto gay vicino a Malaga. È famoso perché ci vanno tantissimi gay e è andata bene, vi racconterò poi bene. E quindi quest'anno mi è dispiaciuto non fare tutte le vacanze con mia mamma, però la cosa positiva, diciamo, è che, come ho già detto tante volte, e lo so che ne avrete le scatole piene di sentirmelo dire, ma è importante per la storia, mia mamma è molto malata, ha un fungo rarissimo in bocca che si chiama lichen planus, che ogni tanto si trasforma in cancro praticamente, quindi la devono tenere monitorata e ogni tanto, quando vedono che il fungo sta cominciando a trasformarsi, le fanno una biopsia e poi, se vedono che si è trasformato in cancro, devono operarla, praticamente le bruciano il palato dove c'è il cancro. Diciamo che nonostante non ci sia una cura per questo cancro, perché il tipo che ha lei è molto raro, quindi non sanno cosa fare, per il momento va bene così, nel senso che se si tratta di bruciare il palato ovviamente non è carinissimo, però va bene così. Il problema è che c'è il rischio che si espanda in altre parti del corpo, che ha già cominciato un po' a fare, però insomma meglio così che peggio. Quindi, perché questo è importante? Perché lei a dicembre, all'inizio di dicembre, ha fatto una biopsia per vedere come andava il palato e quindi dopo è stata in mutua, quindi lei in teoria avrebbe dovuto lavorare la prima settimana che ero lì, dal 16 al 23, però ero a casa, quindi alla fine ci siamo fatti 2 settimane
interessano i mercatini di Natale in sé, perché non compriamo niente, perché non ci piace niente, però ci piace l'atmosfera del Natale. Quindi avevamo trovato questa cosa, solo io e mia mamma potremmo fare certe cose. Noi praticamente per prendere il treno da Bologna a Bolzano andiamo con la macchina in un paese vicino dove c'è la stazione, prendiamo il treno che ci porta a Bologna e poi cambiamo. Quindi saremmo andati in macchina a questo paesino, poi avremmo preso il treno fino a Bologna, poi da Bologna avremmo preso il treno fino a Bolzano e da Bolzano avremmo poi preso il treno per andare a Merano e avremmo fatto lo stesso tornare indietro tutto nello stesso giorno. Quindi il viaggio di andata, con anche le varie attese tra treni, sarebbe durato 5 ore. Il viaggio di ritorno sarebbe durato 6 ore, per poi stare a Merano 2 ore. Ma l'avremmo fatto, eravamo pronti per farlo. Siamo andati a questo paesino per prendere il treno per andare da lì a Bologna, ma era in ritardo di mezz'oretta perché ci sono stati dei problemi, un guasto, un qualcosa. Quindi, perdendo insomma, con il fatto che quel treno era in ritardo, abbiamo perso il treno che partiva da Bologna a Bolzano, che doveva partire tipo alle 10:30, ma l'abbiamo perso, e quello dopo l'abbiamo preso a mezzogiorno, quindi non saremmo potuti arrivare a Merano. Quindi avevamo anche pensato di tornare a casa e basta, però mia mamma ha detto vabbè, andiamo a Bolzano, che non sembra essere, da quello che sapevo lei, non era bello come Merano, però meglio di niente. Quindi insomma siamo arrivati a Bolzano, invece di andare a Merano abbiamo fatto qualche ora in più lì, anche se però insomma anche lì sono state delle ore di viaggio. Bolzano, devo dire, non ci torno, ecco. Il mercatino di Natale era carino, ma piccolino, niente di che. Di sicuro non vale tutte le ore di viaggio che abbiamo fatto, però beh, insomma, abbiamo, non so come si dica, noi diciamo abbiamo fatto il meglio di una brutta situazione, e quindi è andata così. E niente, poi basta. Il 28 sera mia mamma mi ha portato in aeroporto perché io dovevo andare a Malaga, ma i voli da Bologna costavano tantissimo. C'è un volo diretto da Bologna a Malaga, ma costava più di 200 euro. Quindi per risparmiare ho trovato un volo che andava da Bologna a Barcellona e poi uno da Barcellona a Malaga. Quindi il 28 sera io ho preso l'aereo da Bologna alle 11 di sera, sono arrivato a Barcellona all'1, ho aspettato fino alle 6 in aeroporto per poi prendere l'altro aereo che mi ha portato a Malaga. Poi lì c'è un treno molto veloce che ti porta a Torremolinos, quindi quello non è un problema. Quindi insomma mi sono fatto tutta la notte in piedi perché poi ho dei problemi di sonno. E niente, mia mamma siamo andati fuori cena, poi mi ha portato in aeroporto. Quando sono arrivato a casa, quando mia mamma è arrivata a casa mi ha mandato un messaggio dicendomi che non si sentiva tanto bene, e quindi no, già un giorno, era da un giorno e mezzo che non si sentiva benissimo, aveva un pochino di febbre, però vabbè, niente di che. Quindi quando è arrivata a casa dopo mi ha detto che si continuava a non sentirsi bene, ma niente di che. Allora io sono arrivato a Torremolinos più o meno prima alle 11 forse.
sono andato all'Unions con i miei amici, loro erano già lì, quindi li avevo già visto, però insomma ero andato in camera un po' a riposarmi prima di raggiungerli e non sapevo cosa fare. Il problema è che io pensavo che mia mamma morisse perché lei è ammalatissima, appunto, come sapete, quindi è debolissima di partenza. Poi la meningite, insomma, non è cosa da poco. E ma poi aspettate, perché è venuto fuori che non solo aveva la meningite, ma aveva anche il Covid. Mia mamma, se la vedete, cioè è uno scheletro, quindi immaginate, cioè, la meningite non è che è carina per nessuno, ma una messa così è ancora peggio. Quindi io pensavo davvero che morisse, e la mia paura più grande da persona, da figlio che abita via, è di non poterla salutare proprio quando è lì sul letto di morte. E io pensavo che fosse finita così, praticamente pensavo che morisse. Io non riuscivo neanche a salutarla perché moriva in coma praticamente e basta. Quindi ero distrutto. E non sapevo cosa fare, anche perché non ho soldi, quindi nei film prendono il primo volo che capita, che c'è, e tornano a casa, passano l'oceano per tornare a casa subito. Io queste cose non me le posso neanche permettere, non è che non volevo farle, ma io non ho soldi perché non ho un lavoro al momento, e quindi c'era anche quel problema lì, oltretutto. E forse farò un video su questo. Io mi sono sempre sentito molto egoista del fatto che appunto io voglio essere qui, voglio fare la mia vita, sono legatissimo a mia mamma e a mio fratello, però io, ad esempio, l'idea di badare a degli anziani è una cosa che mi fa rabbrividire. A me non porta nessun piacere, come non penso che porti a molti, però proprio, cioè, non è una cosa che voglio assolutamente fare, e mi sono sempre sentito molto egoista per questa cosa, perché oltretutto io non posso neanche dire che ho avuto una mamma terribile a cui non devo niente. Io ho avuto una mamma perfetta, e quindi mi fa sentire ancora peggio avere anche questi pensieri. Lo so che sono pensieri normalissimi, però mi dà fastidio averli verso di lei, perché con l'amore che le voglio dovrei semplicemente non pensare a nient'altro ed essere lì a badarla. Oltretutto ero arrabbiato perché ero appena arrivato a Torremolinos, non mi ero neanche, cioè non me la potevo neanche godere. Io ho fatto pochissimo, non ho mai fatto vacanze con gli amici, ne ho fatte, questa mi sa che era la mia terza, quindi non vedevo l'ora. Oltretutto io questa vacanza l'avevo prenotata quando avevo ancora soldi, e quindi pensavo che tutta la mia vita potesse andare così, ma adesso che non ho assolutamente un centesimo, so che questa è la mia ultima vacanza con gli amici che farò per un bel po', e quindi insomma io non volevo neanche tornare per quello, proprio mi scocciava perdere tutta la mia vacanza, perché ero proprio lì da 3 ore. Quindi insomma, dopo vari pianti, poi sono andato a trovare i miei amici perché avevo bisogno un po' di conforto. Alla fine, dopo cioè mio fratello, dopo che hanno fatto tutti gli esami e tutto, praticamente lei, la meningite che ha avuto, io non sapevo queste cose, sono già la meningite batterica e virale, e le hanno fatto il prelievo del midollo osseo, una cosa così, insomma, una cosa così, dal liquido spinale, ecco. È venuto fuori e sembrava che lei avesse quella virale, che penso sia la migliore delle due da avere, penso. È venuto fuori che però in realtà aveva quella batterica che è anche contagiosa, quindi eravamo in allerta anche noi. Quindi a me mi ha chiamato anche l'ASL italiana, perché dovevano guardare chi era stato con lei per tentare di contenere il contagio. Hanno chiamato tutta la mia famiglia e alla fine è venuto fuori che io questa cosa non la sapevo. Lei ha la meningite che si trasmette con il cibo, io questa cosa non sapevo che esistesse, ed è fortunatamente è la meno letale, per non dire che non è letale per niente, e non è contagiosa perché si prende tramite il cibo. Quindi tra tutte le meningiti
non so come si dica, attraversato tutti questi sentimenti egoistici che ho sempre saputo di avere e di cui ho sempre avuto molta paura. Sono stato molto contento di me stesso perché alla fine ho prenotato il biglietto per tornare il giorno dopo perché non ce la facevo a non andare. Quindi sono stato molto orgoglioso di me, diciamo, del fatto che cioè io, e forse ne farò un video anche su questo, per me non è un problema avere dei pensieri negativi o delle reazioni negative, come ho detto anche nel video che ho fatto in inglese e che poi ne parlerò anche in italiano, sul fatto del fatto che magari a qualcuno non piacciono i gay. Per me va benissimo, non c'è niente, cioè quando dici ai tuoi genitori che sei gay, se i genitori ci rimangono un po' male, per me non c'è assolutamente niente di male, è una reazione istintiva. Mentre adesso si fa tanto, cioè appena hai un pensiero negativo su qualsiasi cosa, devi essere bruciato vivo. No, secondo me, se tuo figlio ti dice che è gay, tu da genitore etero, secondo me va benissimo che ci rimani un po' male, non tutti ci rimangono male, però se ci rimane male non c'è niente di sbagliato. E il fatto che hai questa reazione, questo pensiero istintivo non ti rende una persona cattiva. Quello che ti rende una persona cattiva è poi come reagisci, cioè se se cacci tuo figlio, non so come si dica, se cacci tuo figlio perché è gay, lì sì che sei una cattiva persona. Se invece ci rimani un po' male però poi lo accetti, va benissimo, è l'azione secondo me che conta. Quindi sono contento del fatto che nonostante ho avuto questi pensieri egoistici che hanno poi tutti alla fine, però con le azioni
io non volevo che mia mamma morisse pensando che io l'avessi abbandonata o non avendomi salutato per l'ultima volta. Quindi io ho pensato, anche se muore dopo che ci siamo sentiti, intanto ci siamo salutati. E poi sa che non l'ho abbandonata perché io ero proprio in aeroporto, pronto a andare in aereo, pronto anche ad aspettare 8 ore a Parigi, di nuovo dopo che avevo appena fatto altre 12 ore per andare da Bologna a Malaga. E il problema di questi voli oltretutto è che anche se fosse arrivato alle 6, per il fatto degli orari di vista, io non sarei neanche potuto andarla a trovare lo stesso giorno. Quindi anche se lei fosse morta quel giorno, che era un po' così, era quel lunedì, mentre io ero in viaggio, comunque non sarei potuto andare fino al martedì. Quindi davvero non aveva proprio senso che ci andasse, cioè se doveva morire moriva e non la potevo più vedere comunque viva. E quindi insomma non sono andato. E l'ASL è stata una cosa allucinante perché continuavano a chiamarci, perché prima che sapessero che era con il cibo dovevano sapere tutti i nomi di tutta la gente con cui mia mamma era stata in contatto, per eventualmente doverli avvertire, e anche me, perché io sono stato con lei 2 settimane, quindi mi hanno chiesto se io avevo dei sintomi della meningite. Quando è venuto fuori che era del cibo, devo dire che l'ASL ha fatto un lavoro molto bello, però molto pesante per noi, cioè col fatto che non si sa da dove l'abbia presa. Loro volevano sapere in quelle 2 settimane che io ero con lei dove abbiamo mangiato tutti i giorni, quindi posti e con chi, quello che compra lei per fare la spesa, perché loro sanno che ci sono dei prodotti specifici che possono portare la meningite, e nel caso devono, ad esempio, se gli dico che ha mangiato un affettato di un supermercato, se vanno a controllare magari devono ritirare, non so come ritirare, recall, cioè devono impedire cioè deve togliere quel prodotto dal mercato. Solo che il periodo di incubazione di questa meningite è di 70 giorni, quindi non solo volevano sapere cosa abbiamo fatto insieme io e lei, ma volevano sapere in quei 70 giorni dove era stata, i nomi dei ristoranti di qua e di là. Quindi è stato pesante, cioè anche perché molte risposte noi non ce le avevamo. Mia mamma era morta praticamente, non poteva rispondere perché dormiva, e quindi a me è andata bene nel senso che mi hanno chiamato solo 2 volte, però mia zia, mio fratello li hanno tartassati di domande, poveretti, a cui non sapevano rispondere. E oltretutto sono anche andati a casa di mia mamma per andare a guardare in frigo cosa aveva, perché volevano cercare dei prodotti specifici, ad esempio il vitello tonnato, certi latticini, perché si vede che loro sanno che quelli lì rischiano di portare la meningite. Insomma, così adesso non ci hanno più fatto sapere niente, però vabbè. Però come lavoro è stato un lavoro, devo dire, positivo, nel senso che vogliono evitare che altra gente prenda la meningite, e quindi così. Ma la cosa è devastante quando penso di aver già parlato della sfiga, soprattutto per quanto riguarda il mio lavoro. Cioè io purtroppo sono arrivato a credere nella sfiga vedendo mia mamma, non solo per come è malata, ma la vita che ha avuto, ma per quanto è malata. Mia mamma è così ammalata, senza meningite, per colpa del suo fungo lei non riesce a mangiare, non riesce neanche a bere, anche respirare le fa male quando l'aria gli passa per la bocca, perché lei ha tutte le piaghe. Quindi lei mangia una volta al giorno
si era ripresa. Io purtroppo ho dovuto prendere la decisione di non andare a trovarla. Ci sentiamo ancora tutti i giorni, ma col fatto che lei non aveva bisogno urgente, anche perché è stata in ospedale fino a ieri e io dovevo studiare per cercare di crearmi un futuro, ed è una cosa terribile, terribile il fatto che non posso neanche andare a casa perché ho bisogno di crearmi un futuro dopo ormai 33 anni che cerco in tutti i modi di farlo, ma va bene. Quindi venerdì 3 di gennaio sono tornato a Londra e mia mamma era in ospedale, stava riprendendo, però poi lei mi ha chiesto di tornare a casa non tanto per lei ma perché mio fratello e i familiari andavano a trovarla tutti i giorni e lei non voleva che loro si sentissero in obbligo, perché poi l'ospedale è in centro a Bologna. Quindi io sono andato, mi ha chiesto di andare a casa per dare un po' di sollievo agli altri, quindi io sono andato da venerdì, quello dopo, quindi da venerdì 10, e sono tornato ieri, mercoledì 15, perché io ho pochissimi spettacoli per tutti i giovedì e che devo assolutamente fare perché non posso permettermi di perderli, e il giovedì ho uno spettacolo tutti i giovedì, quindi ho fatto da venerdì a mercoledì, così oggi poi vado a fare il mio spettacolo. E per fortuna che sono andato a casa, perché mia mamma stava già molto meglio e lei non aveva bisogno che la gente andasse a trovarla, e inoltre lei non voleva, perché lei è stanchissima, lei vuole solo riposarsi, non vuole parlare con nessuno, non vuole sentirsi in dovere di essere carina con gli amici, è positiva, e la capisco benissimo, anche perché poi lei non può neanche camminare, non poteva neanche camminare, quindi lei era proprio ferma a letto. Ma per fortuna che sono andato, perché si è ammalato anche mio fratello. Mio fratello stava già un pochino male dall'inizio della settimana, e poi quando sono arrivato lui si è messo in mutuo. Il giorno io sono andato venerdì, mi sa che lui da giovedì era già in mutuo. E quindi è andata bene, perché così andavo sempre io a trovare mia mamma tutti i giorni, perché lui così si riposava. Oltretutto, col fatto che sembrava che avesse la polmonite o la bronchite, l'abbiamo dovuto portare a un tipo di pronto soccorso per fargli fare delle lastre. Il suo medico di base voleva semplicemente che gli facessero delle lastre, che poi avrebbe guardato il medico di base, ma in questo posto gli hanno fatto proprio una visita
io e mia mamma a mantenermi. Quindi ne abbiamo parlato e abbiamo, cioè, mi è venuto anche da pensare che il fatto che i biglietti costassero tanto era un segno, perché se fossero costati poco li avrei prenotati subito quella mattina lì senza neanche pensare alla possibilità di non tornare. Però parlandone anche con mio fratello, lui quando è in pausa pranzo va là, quando torna a casa da lavorare va là con le amiche e familiari. Alla fine purtroppo, ripeto, a malincuore non riesco a tornare, ma va bene così, nel senso che devo assolutamente studiare e devo anche fare questi video qui. Non so ancora per quando, perché il canale sta andando malissimo e purtroppo non ho tempo da buttare via, però faccio un altro mese di sicuro, poi vediamo. E quindi questa è la mia storia del perché ero tornato a Bologna. C'era un freddo allucinante. Ieri finalmente quando sono tornato stavo bene, perché a Londra non fa freddo come in Italia, come a Bologna non c'è. Era un freddo allucinante, allucinante. E così, sì, insomma, sono contento di aver fatto vedere a mia mamma che quando c'è davvero bisogno ci sono, e le ho fatto capire che se non ci sono è per una questione di soldi. Infatti questi voli me li ha dovuti pagare lei, ma anche perché ho bisogno di davvero crearmi una vita. Purtroppo dopo tutti i tentativi che ho fatto in questi anni devo rifarlo ancora. Ma adesso poi vi parlo di Torremolinos, ma non è ancora finita. Le sfighe non sono ancora finite. Vi avevo detto che mia mamma aveva fatto la biopsia a dicembre per vedere se il fungo nel palato era diventato cancro. Ovviamente è diventato cancro, quindi praticamente, cioè, lei sperava che la operassero in questi giorni mentre ancora è in ospedale, però ovviamente le hanno detto: guarda, sei moribonda, non possiamo. Quindi comunque lei tra un mesetto deve farsi operare di nuovo, tanto per gradire. E se ci sarà bisogno lì, tornerò lì. Ecco, se c'è proprio bisogno urgente io vado, perché è vero che io posso poi studiare da casa, però anche semplicemente viaggiare sono giorni buttati, e poi comunque insomma non è la stessa cosa. E quindi così vi terrò aggiornati su questo. Ma adesso parliamo un po' di Torremolinos. Allora, Torremolinos, io non so se siete mai stati a Gran Canaria, vi lascio il video qua che ho fatto in inglese. Gran Canaria è una meta gettonatissima per i gay, tutti i gay inglesi vanno lì, soprattutto quelli di Londra, quindi ogni volta che vado, io sono una drag queen, vedo praticamente tutti i clienti che vengono ai miei spettacoli. Loro non sanno chi sono, ma io so che sono loro. E l'atmosfera è bellissima, è un paese, la parte gay si chiama Maspalomas, è un paesino orrendo, non c'è proprio niente, è terrificante. La cosa bella è la spiaggia, perché ha le dune, ma sono dune enormi che io non avevo mai visto. Poi sì, è anche famosa per il fatto che c'è la spiaggia gay, e i gay si nascondono dietro le dune a fare certe cose, ma lascia stare quello. Come fenomeno naturale queste dune sono bellissime. E Maspalomas è famosa per i gay, per questo è praticamente un centro commerciale all'aperto, che durante il giorno è un centro commerciale e di notte è pieno di locali gay, fanno tantissime feste, è bellissimo, devo dire, l'atmosfera è bellissima. E quindi mi aspettavo più o meno quello. Torremolinos invece
2 sere, eravamo solo io e lui, siamo andati a Malaga per vedere le luminarie. Allora, le luminarie di Torremolinos sono molto carine, devo dire. A Malaga noi c'eravamo già stati in crociera, come paesino carino, ma non c'è niente da vedere, quindi è perfetto per la crociera perché ci stai un paio d'ore e vai via, ma siamo tornati per le luci di Natale. Sono strepitose, bellissime, non ho parole per descriverle. Ho fatto delle foto ma sono orribili, il mio cellulare è un Google Phone, mai più. Guarda, forse farò un video su questi maledetti telefoni del cavolo schifosi che continuano a darmi qui, e quindi vi consiglio di andarvele a vedere su internet. C'è tutto questa via con tutte, era pieno di luci gialle e bianche tutte ai lati, e poi c'erano queste cose che mi sa che erano tipo degli angeli in cielo, ma per almeno 1 chilometro, ma magari no, insomma per dei metri. Bellissimo, bellissimo. Quindi se siete vicino a Malaga ve lo consiglio il prossimo anno. E poi niente, siamo tornati il 3, io alla mattina prestissimo, quindi non ho neanche dormito, poi mi sono messo subito a lavorare, però vabbè, è andata bene così. E niente, quindi queste sono state le mie vacanze. Come avevo detto nel video del bilancio che ho fatto a novembre, speravo di aver avuto abbastanza sfighe quest'anno, ma proprio fino all'ultimo mi hanno dovuto, cioè insomma a me è andata bene, nel senso che